Ciao, se è la prima volta che vedi un mio video, mi presento. Mi chiamo Adriano Biason, sono di base un docente di scuola superiore, però ho anche una seconda attività. Da molti anni coltivo la passione per i mercati finanziari, in particolare per i mercati azionari americani. Questa passione mi ha portato negli ultimi anni a venire riconosciuto come trader professionista secondo le regole definite dall'ESMA, ossia l'Autorità Europea per gli strumenti finanziari e per i mercati. Ho deciso di girare questi video per spiegare a chi non sa nulla di mercati finanziari cosa significa investire nei mercati azionari, in particolare i mercati americani. In questo video vi parlerò in particolare di tre cose. Vi spiegherò cosa sono le azioni, cosa significa comprare azioni, come si determina il prezzo di un'azione. Poi vi parlerò di uno strumento finanziario particolare che è diventato molto comune negli ultimi 10-15 anni ed è il CFD. E infine vi parlerò di cosa sono gli indici azionari. Bene, cominciamo quindi con le azioni. Tutti noi sappiamo all'incirca che cosa è un'azione, ma comprare un'azione significa sostanzialmente investire su un'azienda e quindi di conseguenza sperare che questa azienda cresca e aumenti il suo valore. E quindi di conseguenza aumenta anche il prezzo delle azioni. Quindi ad esempio potremmo aver acquistato delle azioni a 100 euro che poi in un certo periodo hanno raggiunto il valore di 105 euro e quindi decidiamo per qualche motivo di venderle e quindi abbiamo un guadagno di 5 euro. Però potrebbe anche capitare che noi sbagliamo l'investimento, quindi acquistiamo le azioni a 100 euro, però l'azienda poi dopo non va così bene, perde valore, quindi il prezzo delle azioni cala, ad esempio diventa 95 euro. A questo punto magari abbiamo paura che scenda ancora di più e decidiamo di venderle. Di conseguenza le ho acquistate a 100, le ho vendute a 95, quindi ho perso 5 euro. Acquistare azioni significa anche acquisire dei diritti, poiché si diventa a tutti gli effetti soci dell'azienda. E tra questi diritti ad esempio c'è quello di ricevere periodicamente, se l'azienda li rilascia, dei dividendi, ossia una spartizione degli utili. Ma come si fa ad acquistare queste azioni? Una volta bisognava essere presenti fisicamente sul mercato per poter acquistare e vendere le azioni. Il Nasdaq 100 è stato il primo mercato completamente telematico e quindi che ha permesso di acquistare le azioni a distanza. Oggi acquistare le azioni a distanza è diventata una cosa comune. Lo si può fare tramite una banca oppure lo si può fare direttamente tramite piattaforme come ad esempio quella di Fineco. Ma tra il venditore e l'acquirente c'è sempre comunque un'altra figura che fa da intermediario e questa figura è quella che si chiama broker, che sostanzialmente è quella che riceve i nostri ordini e acquista le azioni che noi richiediamo. E ovviamente il broker, eseguendo questo lavoro, deve essere pagato e di conseguenza noi dobbiamo pagare quella che viene chiamata commissione. Per esempio, se acquistiamo 100 euro di azioni, il broker ci potrebbe chiedere il 2% del valore delle azioni che abbiamo acquistato e quindi 2 euro. Quindi cosa significa? Che nel momento in cui abbiamo acquistato queste azioni dobbiamo sperare che il titolo aumenti almeno del 2% per poter recuperare la spesa della commissione che noi abbiamo pagato al broker. Come si determina il prezzo delle azioni? Ovviamente per acquistare delle azioni ci deve essere chi le vende queste azioni. Se io sono il venditore, posso decidere di vendere le mie azioni non necessariamente al prezzo di mercato, ma posso anche scegliere di venderle a un prezzo superiore o inferiore. Dipende. Se io ritengo che il prezzo del mercato continuerà a crescere, posso pensare, se le azioni valgono 100, di venderle a 102. Probabilmente troverò un acquirente disposto ad acquistarle, poiché anche forse questo acquirente pensa anche lui che continueranno a crescere. Allo stesso modo, se ritengo che invece il titolo è circa arrivato su un massimo e che probabilmente potrà scendere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, allora potrei decidere di vendere le mie azioni per esempio a 98-97, essendo abbastanza sicuro di poter trovare un acquirente che mi acquista le azioni. Questo prezzo si chiama prezzo lettera. Ovviamente il venditore deve sperare di trovare un acquirente, il che non è necessariamente detto, perché se il valore di mercato delle azioni è 100 euro e io decido di venderle a 150 euro, difficilmente troverò un acquirente che me l'acquista. Dall'altro lato c'è l'acquirente. L'acquirente cerca delle azioni da acquistare e le cerca al prezzo più conveniente. Questo prezzo è chiamato prezzo denaro. L'intermediario non fa altro che trovare il miglior compromesso tra il venditore e l'acquirente, in modo da eseguire la transazione.
Quindi il prezzo delle azioni si determina come? Si determina tenendo conto dei volumi di azioni che vengono venduti ai prezzi a cui vengono venduti. Facendo la media di tutte queste azioni, determiniamo il prezzo del mercato. Se tutti i venditori la pensano prevalentemente come me e quindi vendono le loro azioni a 102, 103, allora il prezzo del mercato tendenzialmente crescerà. Se al contrario invece la maggior parte dei venditori pensa che abbiamo raggiunto il massimo e quindi il prezzo scenderà e quindi venderanno le loro azioni a 97, 98, allora il prezzo tenderà a scendere. Negli ultimi anni sono diventate molto famose piattaforme come eToro, Plus 500, che permettono a chiunque di poter operare sui mercati finanziari e probabilmente anche tra di voi che mi state ascoltando qualcuno ha provato ad acquistare e vendere qualcosa tramite queste piattaforme e probabilmente non si ritrova tanto con quello che ho appena detto. Questo perché? Perché queste piattaforme operano con un altro strumento finanziario che si chiama CFD. CFD sta per contratto per differenza. Quando noi su queste piattaforme acquistiamo i CFD, dobbiamo renderci conto di una cosa, che in realtà non stiamo comprando azioni. I CFD sono degli strumenti finanziari messi a disposizione da queste piattaforme con le quali noi possiamo contrattare su molti strumenti finanziari. Possono essere le azioni, possono essere le valute, possono essere le materie prime, il petrolio, l'oro, possono essere indici azionari. Ma in realtà il CFD non ci fa diventare proprietari di ciò che noi crediamo di comprare. Quindi se noi tramite un CFD acquistiamo delle azioni, in realtà noi non diventiamo proprietari di queste azioni e quindi non abbiamo i diritti che ha un proprietario delle azioni, come quello di ricevere dividendi, per esempio. Il CFD è un contratto tra noi e il broker. Il CFD è più simile a una scommessa. Acquistando un CFD, ad esempio di un'azione, noi stiamo facendo una scommessa col broker. Se lo acquistiamo, vuol dire che noi pensiamo che il valore di questa azione crescerà e se effettivamente crescerà, il broker ci riconoscerà un guadagno. Ma a differenza delle azioni reali, noi possiamo anche scommettere che le azioni nel prossimo futuro scenderanno. E se indoviniamo l'andamento dell'azione, anche in questo caso il broker riconoscerà il guadagno che noi abbiamo avuto. Per esempio, se noi andiamo in una posizione che viene definita long, quando si acquista la posizione viene definita long e le azioni valgono 100 e dopo un po' valgono 105, allora effettivamente ho guadagnato, se invece dopo un po' valgono 95 ho perso. Ma posso anche fare un altro discorso che con le azioni reali non posso fare. Con le azioni reali si guadagna solo se le azioni crescono. Invece con i CFD posso fare il discorso di puntare al ribasso. Quindi apro una posizione che viene definita short, che non è propriamente il vendi, non è la stessa cosa. Quindi apro una posizione che viene definita short, il che significa che io mi aspetto che il titolo nel futuro scenderà. Quindi, ad esempio, se apro la posizione a 100 euro e poi il titolo scende a 95, vuol dire che ho guadagnato 5 euro. Il broker mi riconoscerà 5 euro. I CFD, quindi, sono degli strumenti finanziari che seguono fedelmente l'andamento di uno strumento sottostante. Quindi, un CFD sulle azioni di Microsoft seguono fedelmente l'andamento delle azioni di Microsoft. Ma acquistare il CFD non significa acquistare le azioni di Microsoft. Il broker mette a disposizione dei CFD su strumenti finanziari a due prezzi, il prezzo per le posizioni long e il prezzo per le posizioni short. La differenza tra i due prezzi si chiama spread ed è praticamente il compenso che noi diamo al broker per averci permesso di aprire questa posizione. I CFD sono diventati estremamente comuni perché hanno permesso a chiunque di operare sui mercati finanziari, anche a chi non ha nessuna esperienza e non ha mai operato prima. Il CFD permette di bypassare tutto un insieme di operazioni che normalmente vengono svolte sulle azioni, come ad esempio la contrattazione del prezzo. Il CFD quindi è uno strumento che semplifica notevolmente l'operatività sui mercati finanziari e ha permesso a chiunque di provare a guadagnare qualcosa facendo trading. Fate attenzione però, perché il 90% delle persone che si avvicinano
al trading perdono i propri soldi. E nei prossimi video vi spiegherò anche per quale motivo. Adesso passiamo all'ultimo argomento di questo video, che sono gli indici azionari. Prima vi ho parlato dei mercati azionari. Che cos'è un mercato azionario? È un mercato dove noi possiamo vendere e acquistare azioni. Prego, mi dia 1 chilo di azioni di Microsoft e mezzo chilo di azioni di Apple. Ovviamente in un mercato noi possiamo trovare un certo numero di prodotti. Non possiamo trovare sicuramente le azioni di tutte le aziende esistenti al mondo. Ad esempio il Nasdaq 100 è un mercato azionario americano dove noi possiamo acquistare azioni delle 100 aziende americane con la maggior capitalizzazione di mercato. L'insieme di tutte le aziende appartenenti ad un mercato viene chiamato paniere e l'indice di quel mercato è rappresentato da un numeretto che viene calcolato secondo varie formule che tengono conto della capitalizzazione di mercato delle varie aziende e dei prezzi delle singole azioni. Il Nasdaq 100, ad esempio, in questo periodo si attesta attorno ai 14.000 punti. La grandezza di questo numero non ci dice quanto è importante il mercato, quello che conta è la variazione percentuale di questo numero. Vi faccio vedere un esempio pratico. Adesso andiamo a confrontare il Nasdaq 100 con l'FTSE MIB 40, ossia il principale indice azionario della borsa italiana. In questo grafico potete vedere l'andamento dell'ultimo mese del Nasdaq 100 e del MIB 40 italiano. Come possiamo vedere qua sotto, dopo un mese il MIB è cresciuto dello 0,69%, invece il Nasdaq 100 è cresciuto dell'8,93%. Da questo grafico vediamo che nell'ultimo mese il Nasdaq 100 è cresciuto molto di più rispetto all'FTSE MIB 40. Ma se noi andiamo a vedere quest'altro grafico, che rappresenta sempre l'andamento dei due titoli, ma negli ultimi 6 mesi, cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che in realtà negli ultimi 6 mesi l'FTSE MIB 40 è cresciuto del 28,72%, mentre il Nasdaq 100 è cresciuto soltanto del 21,18%. Quindi potremmo pensare che sia meglio investire sulla borsa italiana piuttosto che sulla borsa americana. Però in realtà con le azioni bisogna ragionare non a breve termine, non a medio termine, ma a lungo termine. Se noi andiamo a vedere quest'altro grafico, questo è il grafico dell'andamento degli ultimi 5 anni. Possiamo vedere che a questo punto si vedono nettamente delle differenze tra i due indici. Infatti, negli ultimi 5 anni l'FTSE MIB è cresciuto del 31,10%, mentre il Nasdaq 100 è cresciuto del 221,14%. L'andamento del Nasdaq 100 è in salita, mentre l'andamento dell'FTSE MIB è oscillatorio, attorno a valori abbastanza bassi. Andiamo invece a vedere adesso il grafico complessivo, che ci farà capire molte cose. In questo grafico possiamo vedere l'andamento complessivo del Nasdaq 100 in confronto all'andamento dell'FTSE MIB 40 e possiamo comprendere con grandissima facilità perché non è possibile acquistare sul mercato italiano, perché l'indice MIB è trascurabile rispetto al Nasdaq 100. Dalla sua nascita l'FTSE MIB ha incrementato il suo valore del 20,9% contro un 3009,01% del Nasdaq 100. Capite per quale motivo gli investitori non acquistano in Italia, ma acquistano preferibilmente ad esempio sul Nasdaq 100. Ma possiamo vedere in questo grafico anche il Dow Jones, che è cresciuto del 3319,43%, o lo Standard & Poor's, che è cresciuto del 3049%, o il Nasdaq Composite, che è cresciuto del 6368%. Quindi comprendete perfettamente che investire nelle azioni americane è sicuramente molto più redditizio che investire sulle azioni italiane. Detto ciò, ringrazio tutti voi che mi avete seguito, spero di essere stato chiaro, di aver espresso i concetti con chiarezza e vi saluto e vi aspetto per il prossimo video. Ciao a tutti!